Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video tutorial. In questo video tutorial vi insegnerò come creare un pesciolino. È una creazione molto piccola, quindi ho fatto una registrazione un po' più ravvicinata, dato che le farfalline hanno fatto veramente un grande successo. Allora, vediamo come si fa. Procediamo con la lavorazione. Questo è il pesciolino completo, come vedete. È molto carino. Io ho usato i colori di Nemo, arancio e bianco. Adesso vi spiegherò man mano che facciamo il lavoro i numeri da usare. Ne approfitto per comunicarvi che ancora c'è tempo per partecipare al giveaway che c'è nella mia pagina. C'è tempo fino al 12 gennaio. Allora, cominciamo la lavorazione. Prendiamo il filo e inseriamo due perline, solamente due perline. Se voi volete aggiungere altre perline da mettere nei picciolini potete farlo liberamente. Allora, cominciamo dal primo anellino, che è la prima parte della pinna di dietro. Sono un nodo doppio e subito un piccolino pippiolino di collegamento. Quindi un nodo doppio, un pippiolino e 3 nodi doppi. Dopo aver fatto questi 3 nodi doppi, inseriamo la perlina nella lavorazione, quindi facciamo scivolare una perlina. E dopo aver inserito la perlina continuiamo con altri 3 nodi doppi e chiudiamo l'anello. Allora, questo è il nostro anellino completo. Come al solito lo chiudiamo con un nodino di sicurezza e cominciamo a fare la parte, diciamo, principale del pesce. Allora, iniziamo con 5 nodi doppi e poi dobbiamo fare 4 picciolini alternati da un nodo doppio di diverse misure. Adesso vi faccio vedere. Allora, facciamo 5 nodi doppi. Devono essere dei picciolini, diciamo, di grandezza a scala, come vedete nell'altro pesciolino che c'è lì sullo sfondo. Allora, facciamo il primo picciolino. Il primo lo possiamo fare, diciamo, di mezzo centimetro e facciamo un nodo doppio. Il secondo facciamo, diciamo, 8 mm e facciamo un altro nodo doppio. Il terzo lo facciamo un po' più grande, facciamo 1 centimetro. Un altro nodo doppio e il quarto lo facciamo un altro po' più grande e rappresenta questa la pinna del pesce. Allora, dopo aver fatto questi 4 picciolini facciamo 8 nodi doppi continuando. Dopo aver finito con gli 8 nodi doppi dobbiamo fare la boccuccia del pesce. Come vi dicevo, adesso andiamo a fare la boccuccia del pesce. Sempre continuando, facciamo 2 piccoli picciolini alternati da un nodo doppio. Continuiamo con altri 8 nodi doppi e poi dobbiamo fare le pinne di sotto. Dopo gli 8 nodi doppi dobbiamo andare a fare le pinne inferiori, facciamo un picciolino, un nodo doppio e un altro picciolino e continuiamo la lavorazione con 6 nodi doppi. Dopo aver fatto i 6 nodi doppi dobbiamo uscire tutta la lavorazione dal lago e chiuderla ad anello. Come vedete è una lavorazione abbastanza semplice e veloce, la potete utilizzare per qualsiasi cosa, per fare degli orecchini, per fare dei ciondolini, delle applicazioni, qualsiasi cosa, non mettiamo freno alla fantasia e come al solito troverete lo schema nella descrizione del video. Allora chiudiamolo così, ad anello.
Così possiamo passare direttamente alla lavorazione della seconda metà della pinna del pesciolino. Allora, per la seconda parte della pinna iniziamo facendo 3 nodi doppi, un pippiolino dove ci sarà la nostra perlina, quindi 3 nodi doppi, inseriamo la perlina che abbiamo nel filo della bobina, facciamo altri 3 nodi doppi dopo la perlina, 3 nodi doppi, e con l'uncinetto ci andiamo a collegare nel pippiolino dell'altra parte della pinna, come facciamo di solito nei fiori quando dobbiamo concludere e chiudere il fiore. Adesso prendiamo il nostro uncinetto e ci andiamo a collegare con il pippiolino dell'altra parte della pinna, in questo modo. Vi faccio vedere. Dopo aver agganciato il nostro pippiolino, dobbiamo solamente concludere con un nodo doppio e usciamo la lavorazione dal lago. Chiudiamo sempre ad anello e facciamo un doppio nodo per chiudere la lavorazione, tagliamo e fissiamo con un po' di smalto trasparente. Allora, il nostro pesciolino è completo, dobbiamo solamente chiudere la lavorazione, come dicevo poco fa, chiudere la lavorazione, mettere un po' di smalto nel nodo che abbiamo tagliato per fissarlo. Che dire, questo video è terminato, spero che sia stato chiaro, che vi sia piaciuto. Continuate a seguirmi nella mia pagina Facebook Chiacchierino Fantasy by Angie. Al momento abbiamo in corso un giveaway, se volete partecipare lo trovate nella mia pagina con tutte le modalità di partecipazione, è molto semplice. Seguitemi, se vi è piaciuto mettete tanti like, condividete, facciamo crescere il canale, così io farò sempre tanti tutorial, non finiremo mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video tutorial. Un bacio, alla prossima, ciao!